quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien quasi a un tratto a ristringersi e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. E il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa e l'Adda ricomincia, per ripigliar poi nome di lago, dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni, e così via. Questi ragazzi sono i Promessi Sposi. E se io dovessi dirvi uno e uno solo autore della letteratura italiana, il più importante, il più rappresentativo per l'Italia, probabilmente, anzi sicuramente, vi direi Alessandro Manzoni e i Promessi Sposi. Mm? E oggi, per voi, ho fatto una cosa speciale, una cosa molto particolare, una cosa direi impossibile. Vi ho portato qui in studio, virtualmente con me, Alessandro Manzoni e lo andiamo a intervistare. Non ve l'aspettavate questa, eh? Via all'intervista con Alessandro Manzoni. Quindi benvenuti o bentornati su Italiano Immersivo, il canale dove impari l'italiano in modo naturale immergendoti nella lingua. Io sono Manuel e oggi abbiamo come ospite con noi Alessandro Manzoni, l'autore dei Promessi Sposi. Buonasera, buonasera Alessandro Manzoni, mi sente? La ringrazio, Manuel. Devo confessare che questa faccenda dello studio virtuale mi lascia alquanto perplesso. Ai miei tempi, per parlare con qualcuno, bisognava almeno essere nella stessa stanza. Qui invece mi dite che sono un'immagine animata, che parlo attraverso un'intelligenza artificiale e che finiremo dentro un oggetto chiamato YouTube. Non sono sicuro di aver capito tutto, ma come direbbe un uomo prudente, procediamo con giudizio. Ho appena letto, prima di introdurla, l'incipit, quel ramo del lago di Como, e molti italiani appena sentono queste parole tornano subito con la memoria alla scuola. Mm. Ah, la scuola, luogo nobilissimo e talvolta anche luogo di piccoli supplizi. Ecco, lei è l'autore di quello che è considerato il romanzo nazionale italiano. Eppure molti studenti, almeno da ragazzi, a scuola odiano il suo romanzo, o almeno odiano, per così dire, il modo in cui gli viene presentato. Questo le dà fastidio un po'? Fastidio? No? Un poco di malinconia, forse. Vede, io non ho scritto I Promessi Sposi per essere messo sotto vetro come un reperto da museo. Non l'ho scritto perché qualcuno leggesse 2 righe e poi si fermasse un quarto d'ora a spiegare ogni singola parola, ogni singola virgola, ogni singolo aggettivo. Un romanzo, prima di tutto, deve essere letto, deve camminare, deve respirare, deve far venire voglia di sapere che cosa succede dopo. Ecco, questa è una cosa che mi interessa molto, perché io infatti dico sempre che il problema è proprio che a scuola si prende il testo e io dico gli si fa l'autopsia, cioè anziché leggere il testo con piacere e cercare di capirlo in modo istintivo, il professore inizia a sezionare il testo, a fermarsi ogni 5 secondi, avere 1000 note esplicative di cose che in realtà sono autoesplicative se uno legge il testo. E questo io lo dico, fare l'autopsia al testo, ed è quello che secondo me rovina il testo, rovina la lettura, rovina il piacere di incontrare un grande autore e un grande romanzo come il suo. Autopsia al testo è un'espressione un po' forte, ma temo che abbia una sua verità. Naturalmente studiare è importante, capire il contesto storico, la lingua, le scelte dello scrittore, tutto questo serve. Però
L'analisi dovrebbe aiutare il lettore ad amare di più il testo, non impedirgli di incontrarlo. Ma io non credo di aver scritto un'opera che possa essere apprezzata soltanto con una montagna di note. Se una scena è comica, deve far sorridere. Se è drammatica, deve colpire. Se è ironica, deve lasciare nel lettore quel piccolo piacere sottile di aver capito qualcosa dell'uomo e della società. Sono molto d'accordo con questo. Infatti anche io stesso ho apprezzato I Promessi Sposi molto di più quando li ho letti da solo, da adulto, senza tutto quell'apparato di note, di spiegazioni inutili, e me lo sono goduto da adulto leggendomelo da solo. E ho apprezzato e capito molte più cose addirittura. La parafrasi ha rovinato più amicizie tra studenti e scrittori di quanto si possa immaginare. Allora proviamo a presentarla diversamente. Per chi magari, come chi ci segue, non è italiano, proviamo a spiegare perché Alessandro Manzoni è così importante nella cultura italiana. Per rispondere con modestia, direi che la mia importanza non riguarda soltanto la storia che ho raccontato, ma anche il momento in cui l'ho raccontata. E l'Italia, quando io cominciai a scrivere, non era ancora uno Stato unito, era divisa politicamente, culturalmente e linguisticamente. Gli italiani colti potevano leggere una lingua letteraria comune, ma nella vita quotidiana si parlavano dialetti molto diversi tra loro. Un milanese, un napoletano, un veneziano, un fiorentino non avevano necessariamente la stessa lingua viva. I Promessi Sposi nacque anche dentro questo problema. Come si può scrivere un romanzo per gli italiani se gli italiani non hanno ancora una vera lingua comune parlata da tutti? Quindi il suo romanzo non è solo una storia, ma è anche un progetto linguistico. Esattamente, naturalmente non volevo scrivere un trattato travestito da romanzo, volevo raccontare la storia di Renzo e Lucia, due giovani semplici travolti dai poteri del loro tempo, i signorotti, la paura, la giustizia debole, la guerra, la carestia, la peste. Però, mentre raccontavo questa storia, cercavo anche una lingua viva, chiara, concreta, capace di parlare della vita reale. E qui arriviamo alla famosa frase che tutti citano, risciacquare i panni in Arno. Spiegamola bene perché per gli stranieri che ci seguono può sembrare una frase curiosa. L'immagine è semplice. Adesso io avevo già scritto e pubblicato una prima versione del romanzo, quella che oggi molti chiamano la Ventisettana, perché uscì tra il 1825 e il 1827. Ma non ero soddisfatto della lingua. Mi sembrava ancora troppo artificiale, troppo mescolata, troppo lontana da un uso vivo e naturale. Così andai a Firenze. Volevo ascoltare il fiorentino parlato dalle persone colte, no, non un italiano libresco, non una lingua morta nei vocabolari, ma una lingua realmente usata. Risciacquare i panni in Arno vuol dire proprio questo: ripulire, rivedere, rinfrescare la lingua del romanzo alla luce del fiorentino vivo. Quindi non era un capriccio estetico. No. Comunque era una questione molto pratica. Io volevo una lingua che non fosse soltanto elegante, ma anche funzionante. Una lingua con cui si potesse raccontare una conversazione, un litigio, una paura, una battuta, una folla in rivolta, un pranzo, una strada, una locanda. La lingua letteraria italiana aveva una grande tradizione, certo, ma io avevo bisogno di una lingua da romanzo, e il romanzo, per sua natura, deve entrare nelle case, nelle strade, nei pensieri quotidiani. E infatti lei poi fu coinvolto nella questione della lingua dopo l'unità d'Italia. Fra l'altro io avevo un dubbio, lei è stato ministro dell'istruzione o no, o ricordo male? No, no, ma ministro no, non esageriamo con le cariche, Manuel, che poi qualcuno mi chiede anche di firmare decreti. Fui nominato senatore del Regno d'Italia e nel 1868, quando il ministro della pubblica istruzione era Emilio Broglio, fui chiamato a presiedere una commissione dedicata alla diffusione della lingua italiana. Da lì nacque la relazione dell'unità della lingua e dei mezzi di diffonderla. In sostanza, io sostenevo che l'Italia, appena unita, avesse bisogno anche di una lingua comune e che il modello più adatto fosse il fiorentino vivo delle persone colte. Questo è molto interessante per gli studenti stranieri, perché loro pensano, io sto imparando l'italiano, ma in realtà anche gli italiani per molti secoli non hanno parlato tutti lo stesso italiano.
Esatto, la lingua italiana è antica come lingua letteraria, ma relativamente giovane come lingua veramente condivisa nella vita quotidiana da tutta la popolazione. Per questo, chi impara l'italiano oggi entra in una storia lunga e affascinante. Non sta solo imparando parole e grammatica, sta entrando in un processo culturale che ha impegnato scrittori, scuole, giornali, famiglie, città, regioni. Ecco, allora le faccio una domanda molto diretta. Lei consiglierebbe i Promessi Sposi a uno straniero che sta imparando l'italiano? Sì, con una precisazione, lo consiglierei al momento giusto, non direi a una persona che hai appena imparato ciao e buongiorno di cominciare subito con il mio romanzo. Sarebbe una piccola crudeltà, però a uno studente intermedio o avanzato sì, lo consiglierei, perché la lingua dei Promessi Sposi, pur essendo ottocentesca, è ancora sorprendentemente comprensibile. Certo, ci sono parole antiche, costruzioni meno comuni, riferimenti storici, ma il cuore della lingua è molto vicino all'italiano moderno. E poi la storia è avvincente, non è soltanto un classico da studiare, è una storia con un matrimonio impedito, un potente arrogante, un prete pauroso, una giovane donna perseguitata, un ragazzo impulsivo, una monaca tormentata, un rapimento, una conversione, una fuga, una città in rivolta, una peste devastante. Se oggi qualcuno presentasse la trama senza dire il titolo, molti direbbero interessante, sembra una serie. Verissimo. E secondo me, ha anche molti elementi del romanzo di formazione. Ad esempio Renzo, che all'inizio, è ingenuo, è impulsivo, poi attraverso tutte le sue avventure cresce come persona, impara a cavarsela, impara a gestirsi meglio, no, è proprio un romanzo di formazione. Sì, Renzo impara e impara spesso nel modo in cui impariamo tutti, sbagliando. Renzo non è un eroe perfetto, è un giovane buono, generoso, ma anche impetuoso. A Milano, durante il tumulto del pane, si lascia prendere dall'entusiasmo, parla troppo, si espone, rischia grosso. Ecco, in lui il lettore vede una cosa molto umana, il desiderio di giustizia, ma anche la difficoltà di capire come funziona davvero il mondo. E questa è una cosa che rende il romanzo ancora attuale, cioè non ci sono solo i buoni e i cattivi, banalmente, ma ci sono persone, ehm, buone, generose, spaventate, contraddittorie, opportuniste, cioè tutta questa gamma, di sentimenti anche contraddittori che vanno al di là della banalizzazione buono e cattivo. La realtà umana raramente entra in categorie troppo ordinate. Don Abbondio, per esempio, non è un grande criminale, è un uomo pauroso, ma la sua paura produce ingiustizia e questa, mi permetta, è una lezione importante. Non sempre il male nasce da grandi passioni malvagie, a volte nasce dalla vigliaccheria, dalla comodità, dal desiderio di non avere problemi. Questo matrimonio non s'ha da fare, né domani né mai, Forse una delle frasi più famose al mondo, E pensare che io non avevo ancora un ufficio marketing. Funzionava già bene. Sì, a volte una frase viaggia più dell'autore. Parliamo di un capitolo che a me piace moltissimo e che è quello delle grida contro i bravi, che se non lo si capisce può sembrare un capitolo noioso, perché sono queste grida, quindi questi proclami, no, che le autorità emettevano, sempre più pomposi, no, sempre più severi, contro i bravi che erano questi personaggi violenti al servizio dei potenti, no? Mostra come le autorità, non riuscendo a far rispettare le leggi, continuavano a proclamare leggi sempre più severe, no, che però non risolvevano niente. È attualissimo, perché questo è un tema molto sentito anche oggi, almeno in Italia, io lo dico sempre. Siccome non si riescono a far rispettare le leggi che già ci sono in abbondanza, si continuano a fare nuove leggi, no, sempre più severe, quando non è quello il problema è fare rispettare quelle che già ci sono. Quindi questo è un capitolo interessantissimo e anche molto molto attuale. Sì, le grida erano disposizioni ufficiali, proclami dell'autorità. Nel romanzo vengono ricordate proprio
per mostrare una contraddizione. Lo Stato produceva parole solenni, pene durissime, frasi altisonanti, ma poi, nella realtà, i potenti continuavano a fare ciò che volevano. I bravi esistevano perché qualcuno li proteggeva, e quando il potere protegge chi dovrebbe punire, la legge diventa teatro. Esatto, e come dicevo è attualissimo, no, come tema. È una tentazione antica. Se la realtà non obbedisce, si alza il tono della legge. Ma una legge gridata non è necessariamente una legge efficace. Nel romanzo io volevo mostrare anche questo, il divario tra le parole del potere e la vita concreta delle persone comuni. E per uno straniero che legge il romanzo, questo secondo me è un punto culturale molto interessante, cioè non trova solo una storia d'amore, ma trova un modo tutto italiano, ma forse anche universale in realtà, di vedere com'era il rapporto tra le persone semplici, persone deboli e il potere, come riuscivano a barcamenarsi, bella questa parola italiana, barcamenarsi nel mondo, persone deboli di fronte al potere e ai soprusi del mondo. Sì, Renzo e Lucia sono due persone senza potere. Non comandano eserciti, non scrivono leggi, non possiedono palazzi, vogliono soltanto sposarsi, ma il loro piccolo desiderio entra in collisione con forze enormi. Questo è uno dei motivi per cui la loro storia può parlare ancora oggi, perché molte persone in modi diversi sanno che cosa significa sentirsi piccole davanti a sistemi più grandi di loro. E poi c'è il capitolo sulla peste, uno dei capitoli più famosi, e devo dirlo, leggerlo oggi, mh, dopo aver vissuto negli anni passati il Covid, fa veramente venire i brividi ancora di più, perché forse, ok, riusciamo a immedesimarci, però chi ha letto quelle pagine, ci sono alcuni passaggi che davvero tu dici, cavolo, mi sembra di leggere una cosa scritta ieri per il Covid. Certe dinamiche, come reagiva l'autorità, come tante cose che fanno riferimento a un mondo del 1600 e ti sembra che potrebbero benissimo essere state scritte per il Covid. Quindi è incredibile come l'essere umano alla fine cambiano, passano i secoli, ma l'uomo rimane sempre l'uomo, ha certi vizi, certe dinamiche, no? Certe modalità, alla fine non cambiano. E quindi questo è un capitolo che veramente consiglio di leggere molto attentamente, perché vi lascerà sorpresi. La peste del 1630 nel romanzo non è soltanto una malattia, è una prova collettiva. Una società intera viene messa davanti alla paura, alla confusione, alla negazione, alla ricerca di colpevoli. Esatto, cioè ci sono, non so, le autorità che sottovalutano, le persone che non vogliono credere al pericolo, le voci incontrollate, no? Cioè, i sospetti, le spiegazioni assurde, tutte cose, non so, il panico, l'irresponsabilità, tutte cose che abbiamo visto anche noi in quel periodo drammatico. Quindi cose ovviamente non identiche, ma che si sono ripetute molto simili anche nella modernità. Le epoche cambiano, l'essere umano non sempre con la stessa rapidità. Davanti alla paura l'uomo cerca spiegazioni e quando non accetta la complessità cerca un nemico semplice. Gli untori nel mio racconto rappresentano anche questo, il bisogno di trasformare il male in un volto preciso, in un colpevole da odiare. E questa è una delle parti più potenti del romanzo, perché emerge bene quella che secondo me è una sua caratteristica fondamentale, cioè il fatto che lei è molto bravo a unire la precisione storica, no? Si vede che comunque è molto informato, molto preciso sulla precisione storica di quello che scrive, e però la unisce a a una grandissima conoscenza e lettura dell'animo umano, secondo me. Ed è questo il connubio vincente. Vedi Manuel, la storia, se letta bene, non è un elenco di date, è uno specchio. Ci mostra che certe illusioni tornano, certi errori tornano, certe paure tornano. E forse la letteratura serve anche a questo, non a impedirci magicamente di sbagliare, ma almeno a farci riconoscere più presto alcuni meccanismi. Mm-mm.
Questa frase è bellissima, la storia come specchio, che secondo me è uno dei motivi fondamentali per cui bisogna leggere un classico. Non perché si deve, ma perché ti aiuta a leggere e capire anche il presente. Esatto, perché un classico non è un libro vecchio, è un libro che continua a fare domande nuove a lettori nuovi. Torniamo un attimo allo stile, perché lei è percepito da molti studenti, ragazzi giovani, come un autore molto pesante, lento, pieno di descrizioni e invece secondo me, rileggendolo da adulto, non è così, anzi è molto anche pieno di ironia a volte. Mi fa piacere che qualcuno se ne accorga. Ho sempre pensato che l'ironia fosse uno strumento molto serio. L'ironia permette di dire cose dure senza urlare, permette di mostrare la vanità, la paura, l'ipocrisia, la stupidità, ma senza trasformare il romanzo in un sermone continuo. Don Abbondio, ad esempio, uno dei miei personaggi preferiti, no, che è quasi comico, cioè tragico per le conseguenze, ma delle sue azioni, ma comico quasi nel modo in cui pensa e cerca di agire, no, un personaggio tragicomico potremmo dire. Don Abbondio fa ridere perché è riconoscibile. Nessuno vuole essere Don Abbondio, ma molti, in certi momenti, hanno sentito dentro di sé qualcosa di Don Abbondiesco. Don Abbondiesco è bellissimo, la useremo nel canale. Ecco una domanda importante: secondo lei, come dovrebbero leggere gli stranieri, il suo romanzo? Col dizionario, senza dizionario, leggendo le note, cercando di leggerlo senza note? Come secondo lei? Direi così, prima leggere per capire e per seguire la storia. Non fermarsi a ogni parola sconosciuta. Se una parola non impedisce di capire la scena, si può andare avanti. La lingua si assorbe anche per contatto, per ripetizione, per intuizione. Poi, in un secondo momento, si possono guardare alcune parole, alcune espressioni, alcuni riferimenti storici, ma se il lettore interrompe continuamente la lettura, rischia di perdere il filo della storia. Sì, che poi fra l'altro questa è la filosofia di Italiano immersivo, no, non trasformare ogni secondo di lingua in una spiegazione grammaticale, ma immergersi nella lingua, nel significato, nel contesto, no? Allora siamo colleghi, in un certo senso. Lei fa con i video quello che io cercavo di fare con il romanzo. Dare lingua dentro una situazione, dentro una storia, dentro un mondo. Torniamo al valore culturale dei Promessi Sposi. Perché uno studente straniero dovrebbe leggerlo non solo per capire la lingua italiana, ma anche per capire l'Italia, proprio per capire la cultura italiana. Perché nel romanzo ci sono molte Italie. C'è la Lombardia del Seicento, dominata dagli spagnoli, c'è la vita dei paesi, c'è Milano, c'è il rapporto tra poveri e potenti, c'è la religione, con figure molto diverse tra loro, Don Abbondio, Fra Cristoforo, il cardinale Federigo Borromeo, c'è la giustizia, che non sempre protegge i deboli, c'è la famiglia, il matrimonio, la reputazione, la fame, la paura della guerra, la malattia. Naturalmente non bisogna leggere il romanzo come una fotografia dell'Italia di oggi, sarebbe ingenuo, però molti temi culturali rimangono riconoscibili. Il rapporto complicato con l'autorità, la forza delle reti sociali, la diffidenza verso il potere, la capacità di arrangiarsi, ma anche la dignità delle persone comuni. Mh-mh. E c'è anche secondo me, un'Italia molto concreta, no, luoghi, strade, osterie, paesi, il lago, la montagna, cioè non è un romanzo astratto, per così dire. No, io volevo che il lettore sentisse la materia del mondo, il lago, i monti, le strade, la folla, il pane, la polvere, il lazzaretto. La letteratura non deve vivere soltanto nelle idee, deve avere anche odori, passi, rumori, paure, silenzi. Questa cosa mi piace molto, perché anche nei miei video, ovviamente nel mio piccolo, con le dovute differenze, non mi sto paragonando a lei, ci mancherebbe, cerco di fare questo in un certo senso, cioè di portare gli studenti, per le strade, nei luoghi reali, no, al mercato, per le vie, cioè, portarli dentro la lingua, non in una riflessione astratta. Cioè la lingua non come lista di parole, ma come esperienza, no, questo fattore esperienziale
per me è fondamentale e imprescindibile nel modo in cui io concepisco, l'insegnamento, almeno qui sul mio canale. Allora, vede, forse non siamo poi così lontani. Io avevo il lago di Como, lei ha YouTube. Ognuno fa quel che può con la provvidenza e con la tecnologia del proprio secolo. Torniamo un attimo ai personaggi. Se lei dovesse scegliere per uno studente straniero che legge Promessi Sposi, il personaggio che più lo può aiutare a capire meglio l'Italia e gli italiani, quale sarebbe? Quale personaggio sceglierebbe? Scelta difficile. Renzo è certamente utile, perché attraverso di lui il lettore viaggia, sbaglia, ascolta molte voci diverse. Renzo incontra il paese, Milano, l'osteria, la giustizia, la peste. È un buon compagno di viaggio, però anche Don Abbondio è prezioso, non perché sia un modello, ma perché è una lente. Attraverso la sua paura si capisce molto del potere. Dove la legge è debole, il coraggio individuale diventa più raro. Don Abbondio non è coraggioso, ma il mondo intorno a lui non aiuta il coraggio. Mh-mh. Questo è un ragionamento molto interessante, perché quindi non è solo Don Abbondio è un codardo, ma è in che società vive Don Abbondio, in che tipo di società vive. Esattamente. La letteratura diventa povera quando riduciamo i personaggi a etichette. Il codardo, il buono, il cattivo, la santa, il potente. Le etichette servono a cominciare, ma non bastano per capire. E Lucia invece, perché Lucia spesso viene presentata come, troppo buona, quasi troppo perfetta, no, un personaggio un po' passivo. Cosa ne dice invece di Lucia? Perché per me non è così. Risponderei che Lucia ha una forza diversa da quella di Renzo. Non è la forza dell'impulso, del gesto, della parola accesa. È una forza interiore, morale, silenziosa. Capisco che a un lettore moderno possa sembrare meno immediata, ma Lucia resiste. Non domina gli eventi, non ha potere sociale, non ha strumenti, eppure non si lascia interiormente distruggere. Quindi anche qui bisogna leggerla nel suo mondo, non giudicarla solo con le categorie moderne. Sì, ogni personaggio va ascoltato dentro la propria epoca, ma anche interrogato dalla nostra. Una cosa che secondo me gli studenti stranieri apprezzerebbero molto, leggendo I Promessi Sposi, è il rendersi conto che non è solo alta letteratura, cioè ci sono molte scene che secondo me sono molto narrative, cioè sono quasi cinematografiche, potrei dire. Mi fa sorridere questa parola, cinematografiche, che appartiene a un'arte nata dopo di me, ma capisco che cosa intende. Sì, ci sono scene costruite per essere viste, i bravi che fermano Don Abbondio, Renzo nella Milano del tumulto, l'innominato nella sua notte, la folla durante la peste, il lazzaretto. Io volevo che il lettore vedesse. La lingua non deve solo dire, deve mostrare. Mh-mh. E infatti, alcune scene molte scene in realtà funzionano ancora oggi, cioè ad esempio, La notte dell'innominato, mi viene in mente questo uomo potente, abituato a comandare, a fare paura, che all'improvviso deve fare i conti con se stesso, con la propria coscienza, L'innominato è un personaggio a cui tengo molto. In lui c'è un punto decisivo. L'uomo che tutti temono scopre di non poter sfuggire alla propria coscienza. La paura che incute agli altri non lo salva dalla paura di sé. Ecco, vorrei tornare ancora un attimo sulla questione della lingua e dello stile. Perché lei quando sceglie il fiorentino, non sta dicendo semplicemente: "Il fiorentino è bello", sta dicendo secondo me una cosa molto più importante, cioè serve una lingua comune, una lingua comprensibile. Sì, la bellezza in una lingua non è separata dall'uso. Una lingua è bella anche perché è precisa, naturale, pronta, condivisa. Io cercavo una lingua che potesse essere capita, imitata, diffusa, non una lingua privata dello scrittore, ma una lingua capace di diventare patrimonio comune. E questo secondo me per uno straniero è molto importante, perché spesso gli stranieri che imparano l'italiano cercano l'italiano perfetto, no, anche nella pronuncia, no, la pronuncia standard perfetta, questa cosa che non esiste in realtà, o meglio che esiste ma a utilizzi molto specifici e limitati. Invece la lingua è una cosa viva, una cosa naturale, quindi lei non cercava la lingua perfetta, ma cercava la lingua naturale.
Una lingua naturale non è una lingua povera, è una lingua che arriva al punto, che non si mette in mostra inutilmente, che sa essere alta quando serve, semplice quando serve, ironica quando serve. L'eleganza non consiste nel complicare tutto, spesso consiste nel trovare la forma più giusta. Mh. Ecco, e questa è una lezione enorme ancora oggi, no, non scrivere, difficile per sembrare intelligente, eh. Quindi siamo quasi alla fine, quindi le faccio questa domanda: per uno straniero che si approccia ai Promessi Sposi, secondo lei, come fare per iniziare a leggerlo senza spaventarsi? Gli direi di non affrontarlo come una montagna da conquistare tutta in un giorno. Può leggere un capitolo alla volta, può scegliere prima alcuni episodi famosi, può ascoltare una lettura ad alta voce, può usare un'edizione con poche note utili, non con un apparato che interrompe ogni respiro. E soprattutto può accettare di non capire tutto subito. Anche un lettore italiano non capisce tutto allo stesso modo alla prima lettura. Un classico non si esaurisce, si visita più volte. Mh. Questo secondo me è molto importante, cioè non avere quell'ansia di voler capire il 100%, se io anche capisco il 60, 70, 80% di quello che sto leggendo, in questo caso o ascoltando in altri casi, va benissimo, perché la cosa importante è cercare di seguire la storia e soprattutto cercare in qualche modo di rimanere dentro la lingua. Poi le cose piano piano verranno da sé, secondo me. La lingua si conquista anche per familiarità. Prima si entra in una stanza e ci si sente ospiti. Poi, tornando, si riconoscono i mobili, la luce, le voci. A un certo punto, quella stanza non è più estranea. Mh. Bellissima immagine questa, sì, molto adatta a chi impara una lingua. Prima di salutarci, faccio una domanda un po' provocatoria. Se lei, vedesse l'Italia di oggi, gli italiani di oggi, no, quindi con tutti i nostri vizi, chiamiamoli così, cioè, i social, le abbreviazioni, i messaggi vocali, gli inglesismi, mhmm, cosa ne pensa? Sarebbe un po' scandalizzato di questa cosa? Cosa che riflessioni farebbe? Scandalizzato? No. Confuso? Probabilmente sì. Le lingue cambiano, sono vive, non si può pretendere che restino ferme come statue, però chiederei sempre una cosa, che il cambiamento non diventi sciatteria, che la rapidità non cancelli la precisione, che la spontaneità non diventi incapacità di esprimere pensieri complessi. Una lingua deve saper parlare al mercato e in Parlamento, in famiglia e nei libri, nei messaggi brevi e nelle grandi riflessioni. Direi che è una conclusione perfetta. E allora io le dico grazie, grazie davvero per essere stato qui con noi oggi in questa bella intervista, particolare, e surreale, impossibile, diremmo, da un'altra epoca, però davvero bella. Grazie a lei, Manuel. Devo dire che questa esperienza mi ha sorpreso. Sono stato richiamato dall'Ottocento, trasformato in immagine animata, interrogato su YouTube, e tutto sommato ne esco meno turbato del previsto. Ma io ne approfitto e prima di lasciarla andare le chiedo una cosa moderna, eh. Farebbe uno shout out al canale? Uno shout out. Sì, in pratica un piccolo invito agli spettatori. Capisco. Allora provo, ma mi perdonerete se lo faccio a modo mio. Cari studenti di italiano, se desiderate entrare nella lingua non soltanto attraverso regole e liste di parole, ma attraverso storie, cultura, luoghi e conversazioni vive, seguite Italiano Immersivo. E ricordate, una lingua non si impara soltanto studiandola da lontano. Bisogna frequentarla, ascoltarla, abitarla, con pazienza, con curiosità e, naturalmente, con giudizio. Grazie a voi e, mi raccomando, leggete i classici, ma non fate loro l'autopsia prima ancora di averli lasciati parlare. Bene ragazzi, quindi siamo proprio alla fine e se vi è piaciuto il video, mi raccomando, commentate, fatemi sapere, mettete like, che così aiutate il canale a crescere e spero che questo contenuto di oggi vi sia davvero piaciuto, particolare, un po' diverso dal solito. Sapete che a me piace sperimentare, mi piace fare cose nuove, particolari, a volte questi esperimenti sono più azzeccati, come si diciamo in italiano, a volte meno. Questo secondo me è uno di quelli azzeccati, però fatemelo sapere. Quindi ragazzi, io vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao!